Amiche ed amici, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi andremo a realizzare la maxi bag estiva pasqualina. Eh sì, lo so, non ho avuto tanta fantasia sul nome che le ho dato, però siccome l'ho realizzata durante la settimana santa, ho pensato bene di darle questo nome. Non male, no? Il progetto è molto semplice da realizzare e anche veloce, direi. Il punto di lavorazione può sembrare un po' complicato per le principianti, ma vedrete che passo passo vi mostrerò come eseguirlo. Si tratta del punto spiga, lo abbiamo già visto tante altre volte, ma mai in questa bellissima versione. Infatti è proprio il punto di lavorazione del cordoncino utilizzato a contraddistinguerla rispetto ad altre bag, perché comunque, come notate, è una classica borsa, una borsa tradizionale con dei manici in bambù. Tra l'altro anche questa borsa molto pratica, spaziosa e versatile da sfoggiare sicuramente durante queste stagioni primavera-estate. Ma andiamo direttamente all'occorrente perché è quello che ci interessa di più. Ancora una volta ho scelto di utilizzare il cordoncino fantastico Inda di Borgo dei Pazzi Firenze, un cordoncino made in Italy dalla resa altissima. Suggerisco sempre a chi ancora non lo ha provato di provarlo perché davvero è un ottimo materiale per realizzare borse e accessori. Insomma, chi è amante delle borse deve necessariamente provare il cordoncino Inda. Si tratta di un 100% polipropilene, la resa è altissima, pensate che vi sono ben 570 metri di cordoncino stesso, gli uncinetti consigliati sono il 3 ed il 4, io questa volta ho utilizzato il numero 4. Ho utilizzato ben due varianti differenti per esaltare la texture del punto di lavorazione: colorazione 33 sarebbe questo bellissimo rosino e colorazione numero 31 questo bellissimo bluette. Sappiate che vi sono tantissime altre colorazioni, infatti vi invito ad andare sullo shop www.borgodepazzi.com per ammirarne tutti i colori. Anzi, approfitto proprio di questo momento per comunicarvi che se siete interessati all'acquisto di questo cordoncino potete usufruire di un buono sconto dal valore di €5 inserendo al checkout questo codice sconto. Quindi se ancora non l'hai provato, approfitta del codice sconto. Se lo hai provato invece, fai una buona scorta, prendi quei colori che ancora non hai e realizzi anche tu pasqualina. Al contrario dei precedenti tutorial, questa volta ho utilizzato un fondo già pronto. Lo sapete, sempre realizzo il fondo completamente all'uncinetto, però questa volta ho detto dai, utilizziamo un fondo già pronto. Infatti ecco qui, ho utilizzato un fondo in ecopelle 32x10 cm, bello grande. Infatti la borsa, come vi dicevo, è abbastanza spaziosa. Poi ho utilizzato una coppia di manici in bambù, quelli tradizionali. Chi non ha a casa questi manici? Sfido chiunque, ormai li abbiamo un po' tutti. Infine ho utilizzato anche un bottone magnetico. Questo è tutto ciò che ho utilizzato per la realizzazione di pasqualina e a questo punto vi porto direttamente al tutorial di oggi. Mi raccomando, se la borsa ed il video ti sono piaciuti, lascia un bel pollice all'insù, fammi sapere cosa ne pensi con un commento, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, cosa aspetti? In questo modo non ti perderai le prossime novità e seguimi anche sui miei social per non perderti i vari retroscena. A questo punto, sigla! Partiamo con la lavorazione sul fondo rettangolare e per lavorare ciascun foro utilizzerò l'uncinetto numero 3 col cordoncino Inda. Vado a fare un cappio che non tengo sull'uncinetto. Mi inserisco nel foro centrale e tiro fuori il cappio. Ok, allargo un po' l'asola e vado a fare una catenella. Sempre nello stesso punto faccio un punto basso. Passo al foro successivo e lavoro altri 2 punti bassi. 1 e 2. Foro successivo prima dell'angolo, altri 2 punti bassi e adesso vediamo quanti punti bassi andare a lavorare nel primo angolo. Intanto vado a lavorare il primissimo.
1, 2, 3, passo al foro successivo subito dopo il primo angolo e procedo lavorando 2 punti bassi. Sì, credo possa andare bene. Foro successivo 2 punti bassi e continuerò a lavorare 2 punti bassi in ciascun foro. Quando arrivo al secondo angolo ripeterò 3 punti bassi e così via finché ricopro tutto il fondo rettangolare. Ok, ultimi 2 punti bassi. Adesso andiamo a chiudere il giro. Se vi ricordate abbiamo iniziato con la catenella, adesso andremo a formare l'asola, quindi sfilo l'uncinetto, entro nel primo punto basso da dietro, porto il cordoncino, il cappio all'interno in questo modo. Qui abbiamo le 2 asole, no? Prendiamo quella retro perché andremo a fare il giro punto basso in costa. Ci inseriamo nel cappio realizzato, tiriamo il cordoncino di lavorazione, lo prendiamo e lo facciamo passare attraverso queste 2 asole. E iniziamo il giro sempre con una catenella. In questo modo non avremo la maglia antiestetica di fine giro. Continuo sempre con l'uncinetto numero 3 perché oltre a lavorare la maglia in costa dietro, lavorerò anche la maglia che c'è dietro. Quindi queste 2 asole. Lo sapete, quando costruisco la base tendo sempre a lavorare questi 2 punti. Prendo il cordoncino e continuo. Punto successivo prendo le 2 asole, 1 e 2 e continuo un punto basso. Asola successiva con asola dietro, un punto basso. E durante questo giro lavorerò un punto basso in costa dietro in ciascun punto sottostante. Quando arriviamo ai 3 punti bassi, quindi all'aumento sottostante, non faremo altro che lavorare un punto in ciascun punto, senza fare aumenti, perché dobbiamo realizzare il corpo della nostra borsa. Quindi 1, 2 e 3. Vedrete che il lavoro si imbarcherà, ma è del tutto normale. Quindi proseguo lavorando un punto in ciascun punto. Continuiamo per tutto il giro. 124esimo ed ultimo punto. Perché ho contato i punti che ho alla base? Perché quando andrò a lavorare il punto di lavorazione scelto dovrò avere un numero multiplo di 3, ne aggiungerò 2. Questi 2 punti in più li aggiungeremo durante il secondo giro punto basso. Intanto lo andiamo a chiudere come abbiamo fatto prima. Mi inserisco sempre dietro nel primo punto basso, prendo l'asola e la porto all'interno. Stringiamo un po', ma non troppo. Questa volta prendo entrambe le asole, 1 e 2, mi inserisco nel cappio, stringo ma non troppo, prendo il cordoncino e lo faccio passare attraverso tutto. Inizio sempre con una catenella, cambio il numero di uncinetto questa volta e passo al numero 4. Vado a lavorare un punto in ciascun punto, magari aggiungo l'aumento nell'angolo. Quindi faccio 3, 4, 5, 6, 7. Nel punto successivo aggiungo 2 punti bassi, 1, 2 e poi continuo lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante. Credo che l'altro aumento lo aggiungerò nel secondo punto del terzo angolo, quindi non nel secondo ma nel terzo. 69 e nel 70° punto, che coincide col secondo punto dell'angolo, vado a fare l'aumento. 70, 71 e procedo 72, 73, 74 e così via finché non vado a chiudere il giro. 126esimo punto basso. Intanto andiamo a chiudere il giro.
Iniziamo con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso, vedete non si nota l'inizio e la fine del giro, così la lavorazione della borsa sarà super pulita senza imperfezioni. Adesso occupiamoci del punto di lavorazione del corpo della borsa. Lavoreremo semplicemente dei punti bassi. Il primo l'abbiamo sostituito con la catenella, andiamo a lavorare il secondo. Un punto basso per un totale di 2. Quando andiamo a lavorare il terzo punto basso, prima ci inseriamo nel primo punto lavorato, quindi ritorniamo indietro con l'uncinetto e prendiamo il cordoncino. Ritorniamo nel terzo punto, non entriamo né qui, ma entriamo proprio alla base dove abbiamo lavorato il punto basso in costa. Quindi entriamo, prendiamo il cordoncino di lavorazione, allunghiamo per bene l'asola, mi raccomando, riprendiamo il cordoncino di lavorazione e chiudiamo tutte e tre le asole. Abbiamo sempre 3 punti, 1, 2 e 3. Andiamo avanti, lavoriamo sempre sui 3 punti. Nel primo lavoriamo un punto basso normale. Nel secondo ripetiamo un punto basso normale. Quando lavoriamo il terzo, intanto andiamo indietro nel primo punto e prendiamo il cordoncino. Poi andiamo nel terzo e andiamo esattamente alla base. Pareggiamo bene tutte le asole, riprendiamo il cordoncino e chiudiamo tutto. Primo punto, secondo punto. Per lavorare il terzo ritorniamo indietro, prendiamo il cordoncino. Poi andiamo nel terzo, non qui né qui, ma alla base. Prendiamo il cordoncino, 3 asole e chiudiamo tutto. Ve lo mostro per l'ultima volta e poi continuiamo da soli per tutto il giro. Primo punto, secondo punto, terzo punto, prima ritorniamo nel primo, indietro, poi ritorniamo nel terzo e puntiamo l'uncinetto alla base. Prendiamo il cordoncino e chiudiamo tutto. Molto semplice, ma d'effetto. Poi vedrete, man mano che cresce il lavoro, il risultato è spettacolare. Siamo al termine del giro. Se avete calcolato per bene il multiplo di 3, vi ritroverete con gli ultimi 3 punti. Un punto basso nel primo, un secondo punto basso nel secondo e per il terzo prima ritorniamo indietro nel primo e poi andiamo esattamente alla base. Ok, adesso attenzione a questo passaggio che ripeteremo ad ogni fine giro. È molto importante per avere la texture perfetta. Dunque, anziché andare a chiudere esattamente nel primo punto basso, realizzando l'asola alla catenella, andiamo a chiudere esattamente inserendoci nel secondo punto basso. Quindi catenella, primo punto, secondo punto. Inseriamo l'asola, la facciamo passare all'interno, come di consueto ripetiamo lo stesso lavoro. Quindi ci inseriamo nell'asola, inseriamo il cappio, stringiamo per bene, facciamo passare il cordoncino di lavorazione e realizziamo la prima catenella. Ora abbiamo realizzato una diminuzione. Perché? Perché abbiamo saltato la catenella iniziale, ma non preoccupatevi perché questo punto saltato lo andremo a recuperare a fine giro e in questo modo ci ritroveremo sempre con lo stesso numero di punti, 126. Intanto andiamo avanti e rivediamo il punto. Fatta la catenella il primo punto, lavoriamo il primo punto basso nonché il secondo punto, poi lavoriamo il terzo, prima ritorniamo indietro nella catenella. Poi ritorniamo alla base, quindi basta contare 1, 2, 3 e ci inseriamo. Prendiamo il cordoncino e chiudiamo tutto. Rivediamo il punto. Primo punto basso, secondo punto basso. Per il terzo ritorniamo indietro. Prendiamo il cordoncino, poi 1, 2, 3. A fianco
al punto allungato andiamo a realizzare l'altro e chiudiamo tutto. Se si dovesse incrociare il punto basta fare così e lo riportate alla normalità. Poi continuiamo, primo punto, secondo punto, per il terzo ritorniamo indietro, poi terzo punto, 1, 2, 3 e a fianco al primo punto allungato lavoriamo il secondo. Chiudiamo tutto. Già inizia ad intravedersi la trama. Se non avessimo saltato il primo punto iniziale, questo punto basso allungato che vedete qui non sarebbe stato parallelo al primo, quindi non ci sarebbe stata questa coerenza di punti. La lavorazione è piuttosto semplice, lo avete visto. Dobbiamo ripetere sempre questi 3 punti per tutto il giro e per tutti i giri successivi. Però, al contrario delle altre volte, non vi riporto direttamente a fine lavorazione scrivendovi il numero di giri totali che andrò a lavorare io, perché nel giro successivo andrò a cambiare il colore, quindi voglio mostrarvi quel passaggio e poi possiamo continuare spediti anche da soli. E poi devo mostrarvi come aggiungere il punto che abbiamo saltato all'inizio. Sono al termine del secondo giro col punto spiga. Come notate mi rimangono gli ultimi 2 punti perché ho saltato il primo all'inizio, ma adesso lo andiamo a recuperare. Anche in questo caso dobbiamo ripetere questo passaggio per tutti i giri successivi. Intanto vado a lavorare il primo punto, poi vado a lavorare il secondo punto, per il terzo punto ritorno sempre indietro e prendo il cordoncino e poi lavoriamo il punto basso allungato. Quindi andiamo esattamente a fianco a quello già lavorato in precedenza, esattamente qui. Guardate l'altro punto allungato successivo, siamo sulla stessa riga, insomma. Quindi ci inseriamo, prendiamo il filo, in questo modo ci ritroveremo sempre 126 punti. Dapprima lo eliminiamo, alla fine lo aggiungiamo. Andiamo a chiudere allo stesso modo del giro precedente, quindi allungo l'asola, entro non nel primo punto ma nel secondo punto. Prendo l'asola, la porto all'interno come al solito, occhio a questo passaggio perché adesso andiamo a cambiare il colore. Mi inserisco il cappio, stringo per bene e vado a prendere la seconda colorazione. Indubbiamente la lavorazione a 2 colori esalterà di gran lunga la trama di lavorazione. Per comodità possiamo fare sempre un cappio, così, che facciamo passare attraverso le asole che abbiamo sull'uncinetto. E voilà! Iniziamo sempre con una catenella. E il primo colore lo lascio esattamente qui alla mia destra, poi lo recupererò dopo che ho lavorato almeno 2 giri, quindi ogni 2 giri cambierò il colore. Rivediamo nuovamente il punto, quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, poi ritorno indietro nel primo, vado nel terzo e lavoro un punto basso allungato. E voilà, e poi ricomincio un punto basso, un secondo punto basso, ritorno indietro, poi vado a lavorare il terzo. Ecco qui, rivediamo, 1, 2, ritorno indietro, e poi vado alla base. Quindi quando vado a lavorare il terzo punto allungato entro nel punto che coincide con questa maglia in diagonale, non potete sbagliarvi. A questo punto direi di continuare in questo modo per questo terzo giro a punto spiga e per il numero di giri che vi lascio qui sullo schermo insieme alla misura in centimetri.
E voilà, questo qui è il risultato dopo aver lavorato un totale di 34 giri a punto spiga. Ho terminato con la variante rosa, adesso mi riaggancerò con la variante blu. Chiuderemo insieme il giro perché lo faremo in maniera normale senza saltare alcun punto. Vi do anche le misure. Ho alzato il mio lavoro esattamente a 24 cm, abbiamo una larghezza di 38-39 cm circa. Per chiudere il giro, anziché puntare l'uncinetto dietro nel secondo punto basso, lo puntiamo nel primissimo. Non saltiamo alcun punto. Vado a sostituire la catenella con un punto basso. Entro sempre nell'asola, entro nel cappio in rosa, tiro bene il cordoncino e vado a prendere l'altro colore. Lo faccio passare attraverso le asole. Inizio sempre con una catenella e procederò lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante. Avevamo 126 punti bassi, se non erro, credo di sì. Sto riprendendo la borsa dopo un bel po' di giorni, visto che qualche giorno fa era Pasqua, quindi non ricordo bene, ma credo di sì. 126 punti. Per cui continuiamo in questo modo per tutto il giro. Bene, ho completato il primo giro a punto basso. Come notate ho segnato dei punti ben precisi col marker. Piuttosto che darvi il numero di punti, vi darò le misure in centimetri, in maniera che anche voi potete regolarvi, ma è abbastanza semplice. Bisogna centrare per bene i due manici. Ho calcolato che all'interno di questi ganci posso lavorare benissimo 3 punti bassi, sono i 3 punti che ho segnato. La zona centrale, esclusi i marcapunti, misura esattamente 19 cm e mezzo, circa 20, mentre da sinistra verso destra, esclusi sempre i marcapunti, abbiamo un 7 cm e un 7 cm dall'altra parte, quindi non potete sbagliarvi. La chiusura di ogni giro si è spostata sempre più alla mia sinistra, è ovvio, perché se vi ricordate abbiamo sempre saltato un punto ad ogni giro e lo abbiamo recuperato a fine giro realizzando un punto in più. Siccome io mi ritrovo a questo punto, non posso agganciare subito il primo moschettone, no? Per cui vado avanti e intanto ne aggancio uno e quando sto per terminare il giro, prima di terminarlo, vado ad agganciare il primissimo, ma lo facciamo insieme. Metto da parte un attimo il manico e vado a lavorarmi questi punti centrali. 2, 3, 4, 5, 29esimo punto basso. Ultimo punto basso, prendo il manico, faccio in questo modo, tolgo i marcapunti e vado a fissare i manici entrando sia nell'anello del manico che nel primo punto basso. Più semplice di così. Secondo punto basso, terzo ed ultimo punto basso. Possiamo fare anche una prova. Ecco qui. Come notate ho agganciato perfettamente il tutto. Continuo lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante e quando arrivo all'altro marcapunti ripeto la stessa cosa, ma lo faremo insieme, quindi continuiamo. Ultimo punto prima del marker, li tolgo, prendo il secondo manico, faccio la stessa operazione. Prima entro nel moschettone del manico e prendo il primo punto. Stringiamo bene, secondo punto più moschettone, moschettone più terzo punto. Continuo lavorando tutti i punti centrali proprio come poco fa. Ultimo punto basso, marcapunti, aggancio il secondo moschettone, quindi moschettone primo punto, stringo bene, moschettone secondo punto, moschettone terzo ed ultimo punto. Come abbiamo fatto prima andiamo a lavorare un punto in ciascun punto e quando arriviamo quasi al termine del giro andiamo ad agganciare l'altro moschettone. Abbiamo terminato così l'applicazione dei manici.
ultimo punto basso e per l'ultima volta togliamo i moschettoni, agganciamo il primo ed ultimo, quindi moschettone, primo punto basso, moschettone, secondo punto basso, moschettone, terzo ed ultimo punto basso. Vado a lavorare gli ultimi punti che mi rimangono, quindi 3, e poi vado a chiudere il giro. Io farei un ulteriore giro, continuerei sempre col blu per incorniciare perfettamente il punto spiga. Proprio come ho fatto all'inizio, vedete, abbiamo un po' di giri con il rosa, farei un po' di giri con il blu. Quindi procederei a punto basso, un punto basso in ciascun punto. Il filo in rosa lo staccherei pure perché credo non mi occorra più. Questo è ciò che mi è rimasto. Quando arrivo ai 3 punti, per rinforzare per bene il manico, visto che non ho applicato alcun supporto dietro, posso benissimo andare a lavorare il primo punto esattamente alla base durante il primo giro a punto basso. 2 e 3. Vedrete che la vostra lavorazione non si dilaterà. Adesso vi faccio vedere, faccio un punto basso normale subito dopo e abbiamo ripreso un po' anche il punto di lavorazione. Direi di continuare in questo modo per tutto il giro. Ripetiamo questo lavoro che abbiamo fatto insieme anche sugli altri 3 ganci. Andrei a rifinire tutto il bordo. Vado a chiudere sempre allo stesso modo. Però anziché prendere tutte e 2 le asole, prendo solo quella più esterna, andrò a fare un giro punto bassissimo in costa, prendo soltanto la metà asola, tiro fuori, vado direttamente nel punto successivo e faccio un punto bassissimo e continuo in questo modo. Anche sui punti dei ganci lavoro un punto bassissimo, 1, 2, 3 e procedo fino a ripetere per tutto il giro questo passaggio. Qui ho fatto l'ultimo punto bassissimo in costa, ho staccato il cordoncino e l'ultimo punto bassissimo lo vado a sostituire con l'ago. In questo modo non avrò lo scalino e la chiusura rimarrà invisibile. Qui dovevo lavorare un altro punto. Mi inserisco nel primo punto bassissimo e al centro dell'ultimo. E voilà, anche in questo caso non abbiamo l'avvio e la chiusura del giro. Non ci rimane che capovolgere un attimino la nostra borsa, andare a nascondere per bene il cordoncino in eccesso tra questi punti all'interno. Potete fare anche un nodino se vi va, tagliare l'eccesso, prendere un accendino e andare a bruciacchiare ciò che rimane e poi lo portiamo sulla lavorazione, insomma lo appiccichiamo. In questo modo abbiamo sigillato per bene il lavoro. Non ci rimane che andare a realizzare il supporto per agganciare il bottone magnetico che fungerà da chiusura borsa. Se avete il bottone con i 4 fori direttamente da cucire, allora utilizzate quelli. In tal caso, per nascondere le alette basterà realizzare questo supporto. Ve l'ho mostrato tantissime volte, però adesso lo faccio in maniera diversa. Vi ho sempre mostrato la versione diciamo semplice per le principianti, però voglio continuare a fare un lavoro pulito, per cui faccio un anello magico e inizio con una catenella. Aggiungo 6 punti bassi per un totale di 7 punti all'interno dell'anello. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiro la coda dietro, allungo l'asola, mi inserisco nel primo punto, sempre lo stesso lavoro. Non vi mostro mai questo passaggio perché magari le principianti potrebbero avere difficoltà, ma è abbastanza semplice, bisogna solo avere pazienza perché stiamo lavorando su 7 punti, è ovvio. Quindi faccio passare il cordoncino attraverso le asole, ecco qui, ecco, e inizio sempre con una catenella. Sempre nello stesso punto aggiungo un punto basso per un totale di 2
e poi vado a lavorare in ciascun punto che mi rimane dei 6 2 punti bassi. Più l'aumento fatto all'inizio ci ritroveremo con 14 punti bassi. Stacco il cordoncino. Questo è ciò che mi rimane della rocca in blu. Posso confermare che ho utilizzato metà rocca di ciascuna delle due. Ritornando al nostro supporto, andiamo a fare l'asola alla catenella iniziale. Mi inserisco nel primo punto basso, al centro dell'ultimo, nascondo per bene il cordino in eccesso. Prima di sigillare il tutto tiriamo un po' quest'altro filo, li taglio, non faccio dei nodi perché altrimenti fanno spessore, vado a bruciacchiare il tutto, 1 e 2. E ho realizzato così un supporto perfetto. Basterà prendere una delle due metà, fare passare le alette attraverso la lavorazione, ci aiutiamo con delle pinze e andiamo a chiudere le alette. Qui ho un pezzetto di nastrino, non voglio danneggiare la chiusura metallica, quindi la proteggo con qualsiasi cosa. Questa è la prima cosa che mi è capitata. Ripeto dall'altra parte e voilà. E adesso possiamo andarli a cucire. Per cucire il primo supporto basterà il supporto stesso, lo centriamo perfettamente al centro del corpo della borsa, prendiamo del filo in nylon, io utilizzo della lenza, un ago per cucire. Questa volta cambio metodo, di solito utilizzo il cordino stesso, stavolta voglio utilizzare un qualcosa che non si veda. Prese tutte le misure ci agganciamo, io faccio in questo modo, entro e faccio un nodo, rientro nuovamente, quindi lavorazione, un punto basso, lavorazione, un punto basso, lavorazione, un punto basso, vado a cucire tutti e 14 punti che mi ritrovo, semplicissimo. E voilà, questo qui è il risultato della borsa. Chiaramente è possibile foderarla. Non vi consiglio di irrigidirla perché, come notate, nonostante i manici che sono un po' pesantucci, si sostiene da sola. Foderarla, sì. Anche questo progetto è abbastanza comodo, capiente, spazioso, lo vedete, è perfetta per questa primavera-estate. Quindi cosa aspettate a realizzarla? Come sempre, qualora la realizziate, vi esorto a mandarmi le vostre foto, a taggarmi sui vostri post, sulle vostre storie, così riuscirò a vedere tutte le vostre pasqualine in colori diversi dai miei. Dunque, vi do ulteriormente le misure, ma lo sappiamo. Allora, abbiamo un'altezza da 26 cm per una larghezza da 38-39 cm. Anche qui una bella profondità, il fondo era da 12 se non erro, no, era da 10, però siamo lì, 10-11 cm. Amiche ed amici, rieccoci qui. Io spero che la borsa pasqualina vi sia piaciuta e spero tanto che proviate a replicarla. Fatemelo sapere, mandatemi le vostre foto, taggatemi sui vostri post, insomma mi fa piacere vedere i vostri progetti realizzati seguendo i miei tutorial. Per reperire il materiale, il cordoncino Inda, potete visitare lo shop online borgodepazzi.com ed usufruire del codice sconto del valore di €5 inserendo al checkout questo codice sconto. Anche adesso vi esorto ad approfittarne e a fare una buona scorta di cordoncino perché è davvero perfetto per la realizzazione di borse e accessori. Detto questo, io vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Iscriviti al canale, attiva la campanellina personalizzandola su tutte, in questo modo sarai prontamente avvisato ogni qualvolta un nuovo progetto sarà online. Seguimi anche sui social, mi raccomando. Grazie per l'attenzione, alla prossima, un bacino a tutti!